Buongiorno a tutti quanti. Oggi ho pensato di riproporre un argomento che può sembrare scontato, ma essendo che ci sono sempre più persone che si stanno avvicinando alla rasatura tradizionale, anche dentro il nostro gruppo Passione Rasatura su Facebook, ho pensato che sia importante dire la mia sul come cominciare, ok? Cosa evitare e il perché farlo. Non c'è una regola fissa. C'è chi parte con Wilkinson Classic che trova al Tigotà l'acqua e il sapone con una Pro Raso e si trova bene da subito, si fa un mesetto o due di mano e non ha problemi. Ma non siamo tutti uguali. Tante persone, allora dopo, tutti dicono che hanno il pelo duro e la pelle delicata. Questa cosa qua la si valuta dopo qualche anno. All'inizio ce l'hanno tutti, perché? Perché non lo sai usare bene il rasoio, perché non sai idratare bene il pelo. Magari ce l'hai veramente, ma per scoprirlo devi aspettare un po' di tempo. Io dopo 5 anni mi sono reso conto che ho veramente un pelo tremendo, una ricrescita tremenda e una pelle molto delicata. Ma è una cosa che ho capito nel tempo. All'inizio siamo tutti peli delicati e tutti peli duri, però non siamo tutti uguali. Non è neanche vero quello che... ma quindi cerchiamo di concentrarci sull'argomento rasatura tradizionale. Sconsiglio fortemente di andare al Tigotà, acqua e sapone o via dicendo e comprarsi Wilkinson, sia quello di ferro, di metallo o di plastica, Pro Raso, il solito settappino base. Io personalmente lo sconsiglio. Perché vi dico questo? Perché comunque sia avete la possibilità, anche se dopo magari ritornaste a il multilama, il fuso, via dicendo, avete comunque la possibilità di usare quello che adesso io vi mostrerò, a parte forse il rasoio di per sé che comunque uno lo può anche vendere. Quindi comunque acquistate delle cose che dopo potrete continuare a usare anche se magari decidete che non fa per voi, ok? Però partire male, magari avendo anche delle difficoltà che dopo andrai a capire se veramente ci sono o no, rischi di farti passare la voglia e quindi di fermarti lì e di non andare avanti. Quindi cosa consiglio io di fare? Il rasoio top, perfetto, secondo il mio parere, che potrebbe essere anche definitivo, è questo qua. Ok, lasciate stare il manico, comunque parliamo dell'italico di Goodfellas o Impero, questo ha il manico del legione, però la testina è quella, close it comb, ok, a pettine chiuso, però perché non lo consiglio proprio subito? Perché è un rasoio abbastanza pesante, ha già comunque una certa efficacia e uno che è abituato al multilama che preme o quello elettrico potrebbe essere troppo. E in più comunque spendi sui 30 euro. Allora, come partire? Gillette King, 10-12 euro con le sue lamette che vanno già bene così. Un sapone tallovato. Allora, se siete sul gruppo Passione Rasatura o vi fate un piccolo account Facebook anche solo per i gruppi, ci sono i mercatini della rasatura. Quindi vi comprate un saponcino tallovato, che sia uno Stirling, che sia un Pinnacolo, un Westman, un sapone tallovato di qualità, qualche americano, uno Zingaro, un Barrister. Questo è quello che vi consiglio io, senza dover spendere chissà cosa, ok? E un pennello sintetico, Omega Roma Colosseo. Se no, andate sul sito della Botti Brush, però chiedete consiglio perché ci sono tanti tipi di pennelli, magari andate a... Sono pennellini così che costano veramente poco, sono morbidi, montano facilmente il sapone, quindi si impara anche velocemente a montare il sapone e a farlo sfruttare nel migliore dei modi. Quindi, quando avete un bel Gillette King con le sue lamette, un bel pennellino, dopo pre-barba, per me all'inizio è importante un pre-barba, quindi o vi acquistate un Barber Mind come questo, gel pre-barba, o un No High, o va benissimo anche un Furbo. Perché questo? Perché all'inizio aiuta ad ammorbidire un po' il pelo, a dare un po' di scorrevolezza, che non ti si pianti il rasoio, perché i primi montaggi magari ti vengono acquosi e quindi non hai protezione e ancora ci può stare, ma se vi viene un po' troppo secco, se vi pianta il rasoio potrebbe darvi un po' di noie. Quindi il gel pre-barba secondo me è
l'attrezzino da avere a casa, ok? Non costa tantissimo, vale la pena. Sotto nel link in descrizione c'è il sito di Goodfellas di Epoca Barberia, andate lì, vi prendete un Noai, un rasoietto come questo o il Gillette King subito, meglio Gillette King, anche uno Stirling se non volete andare al mercatino, volete una cosa nuova, anche solo sapone, aftershave, usate quelli da banco che non importa, usate un balsamo, quello lo vedete dopo nel tempo, importante è sapone, rasoio, pennello, queste sono 3 cose indispensabili e le lamette sono già dentro e non sono male, fanno benissimo il loro lavoro. Dopodiché, qual è una cosa molto importante da fare? Intanto fatevi un po' la mano, usate queste 5 lamette, usate per un po' di volte, vedete come vi trovate, guardate i video che ho fatto anche sulla direzione del pelo, evitate sempre di fare il contropelo nella prima passata, quindi quando vi insaponate o vi bagnate il viso con un po' d'olio, tastatevi e se sentite che il pelo passando così tira forte andate dall'altro lato, evitate sempre il contropelo nella prima passata e se potete evitatelo completamente, al massimo fate pelo e un obliquo e siete a posto. Ciò che dovete pensare però è che non siamo tutti uguali, cioè non è che tutti quanti hanno il pelo che va in giù così fino in fondo, quindi fate pelo e andando in su fate il contropelo. Io per dirti, il pelo mi va di qua, mi va di qua, mi va in tante direzioni, quindi è molto importante fare un buon face mapping, conoscere bene il proprio viso e questo si fa nel tempo con la pazienza. Perdete tempo a montare bene il sapone, caricate, guardate qualche tutorial, ci sono anche i miei video, sulla playlist di YouTube trovate video tecnici e lì vedete come montare un sapone duro, una crema, fatevi un po' di mano, un pochettino di mano. Una cosa importante è selezionare le lamette, cioè le lamette ragazzi, voi potete avere il setup più buono del mondo, ma se beccate la lametta sbagliata, ad esempio la Bic, che la trovate facilmente in negozio, che per me è una delle peggiori lamette al mondo, cominciate con quelle e non andate a cambiare, rischiate di mollare tutto perché dite ma io mi devasto, io t'ho ascoltato però non ce la faccio, cambi lametta, ti cambia il mondo da così a così. Allora, siccome ci sono lamette costose, più o meno costose, io vi consiglio una cosa, se le trovate nel sito le prendete lì, se no c'è il sito Razor Blade Club dove potete comprare anche 2 o 3 lamette un pacchettino. Quindi per me Gillette Nacet, Rapira russe, Rapira Swedish, Gillette 7 O'Clock Sharp Edge, queste sono lamette da provare. Provate anche altre stainless come le Shark, provate magari le Platinum Lux della Rapira, ci sono varie lamette. Prendete una decina di pacchetti di lamette, piano piano ve le provate e vedrete che vi cambia totalmente la vita. Perché passare alla rasatura tradizionale? Io sono passato alla rasatura tradizionale perché odiavo farmi la barba. Tra l'altro avevo sempre pruriti, peli incarniti, per 2 giorni mi grattavo, era una cosa tremenda. È logico, all'inizio la pelle non è abituata, la vostra mano non è abituata e potete anche rischiare che vi vada quasi peggio all'inizio, però capirete da subito che la cosa è diversa, capirete da subito che ci sono dei vantaggi. Come sapone, tra l'altro i vantaggi sono anche che vi dura di più la rasatura, che quando dopo ricresce il pelo è più morbido, migliora in tanti aspetti e in più ragazzi volete prendere un pezzo di plastica e fare così, che neanche più mia moglie lo usa, che non un bel rasoietto in metallo, mettersi lì, imparare un po' a fare la mano, a gestire il rasoio, cioè siamo uomini, no? È anche bello goderci anche questi momenti in tranquillità, andate in bagno, vi mettete una canzoncina, vi attaccate un video con calma, rilassati al calduccio, vi fate il vostro montaggio, imparate, guardate, magari mentre guardate un video mio, capito? Ed è una cosa buona. Perché vi consiglio un sapone tallovato, ce n'è un paio qua, ma va bene uno Stirling, va bene un Westman, va bene, insomma, ecco, qui saponi lì, evitate, senza cattiveria, ma evitate i saponcini da 8-10 euro, anche quelli di Goodfellas o di Razorok,
perché non sono tanto prestazionali. Più in là potete usare tutto e provare tutto, per le profumazioni ci sta tutto, però prendete qualche buon americano che abbia tallo, che abbia protezione, quindi Westman, Barrister Man, Zingari, Ariana ed Evans, la Kaizen 2, provate saponi che abbiano sostanza, ok? Che vi diano una bella protezione, un bel aiuto, dosate bene l'acqua. Per capire quanta acqua mettere, di norma io faccio così. Allora, quando voi fate ammollo del sapone, quindi mettete l'acqua dentro, lasciate un pochettino che si ammolla, buttate via l'acqua, caricate bene il ciuffo, fateci 10-20 giri, dopodiché cominciate bene a montare in viso, tirate, a un certo punto sentite col pennello, prima lo bagnate, dopo lo strizzate, tirate, sentite che a un certo punto tira, allora lì aggiungete l'acqua. Bene o male, l'idratazione giusta è quando il pennello comincia a scorrere bello liscio, che quando passate il rasoio scorre liscio e non fa fatica, altrimenti vuol dire che è troppo carico di sapone e poco idratato. Ma questo magari, siccome ci sono già i video dove ne ho parlato, è inutile che vado a ripetere queste cose qua. Cos'altro fare post rasatura? Allora, secondo me evitate l'allume, perché mettere del sale dopo aver messo un buon sapone non ha tanto senso. Dopo ognuno ha la sua filosofia, se volete provate, ma per me non ha tanto senso. La Reusel con 5-6 euro fa una mousse astringente, ok? È un tubone grande così, mousse astringente, costa poco, ne basta poco, vi chiude i pori, vi mette a posto la pelle, ne basta veramente poco, non esagerate e siete a posto. Magari prima sciacquate con acqua fredda che chiude i pori e voi siete a posto. Se vi fate il tagliettino, 1 euro, colla della Proraso, ve ne mettete una puntina proprio nel punto dove vi siete tagliati e basta, la lasciate lì. Diventa una crosticina tipo di plastica, sembra. Dopo 2-3 ore la togliete via e avete risolto il problema. Questo è il consiglio che io mi sento di dare. Cercherò di fare ancora video del genere perché li ho un po' tralasciati, continuando a provare cose nuove, ho un po' tralasciato questi video qua, ma trovo insomma che siano comunque importanti tenerli e mantenerli sul canale. Se vi fa piacere che vi porto altre informazioni, altri video più sullo specifico, scrivetemelo nei commenti, ditemi che cosa vorreste vedere da me o che cosa vi farebbe piacere che io vi portassi, vi presentassi o vi facessi vedere e io cercherò nei limiti del possibile di accontentarvi. Ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Bye bye!